Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio cammino di vita personale o spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche per questa primavera, quindi andiamo a vedere il periodo che diciamo va da fine marzo fino a metà giugno. Come dico sempre sono previsioni fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche per questa primavera 2022. Andiamo a vedere qual è la carta grazia. Abbiamo il matto. Cari amici dell'Ariete, il matto rispecchia un po' la vostra energia, se vi devo dire la verità, in effetti, perché questa energia, come vi posso dire, molto molto esuberante, molto, anche impulsiva alle volte, okay, quindi si prospetta un bel periodo insomma. Okay, andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo questo matto qui per voi. Io intanto vi ricordo che se volete, contattarmi trovate il mio indirizzo email sotto la descrizione del video e vi ricordo anche che ho pubblicato il video con i vincitori, delle letture gratuite. Lo trovate nelle playlist del canale sotto le news. Andiamo a vedere. Wow, già vedo una carta degli amanti. Allora, abbiamo un 3 di bastoni al contrario, un 8 di bastoni, la carta degli amanti, abbiamo una torre, abbiamo un imperatore. Wow. Allora, sento che per certi versi questo sarà un periodo per qualcuno potrebbe essere che l'impulsività di cui parlavamo prima con il matto faccia fare un qualche tipo di scelta, un qualche tipo di comunicazione che probabilmente potrebbe interferire su quello che è un qualche tipo di equilibrio, sia che per voi sia un equilibrio lavorativo o romantico o familiare, va bene lo cioè nel senso la stesa va bene in qualsiasi caso, perché comunque la carta degli amanti quando è dritta parla appunto di quello che è una sorta di armonia. In questo caso è al contrario e avendo anche la torre dietro, sento che c'è un qualche tipo di sicurezza che comunque verrà a mancare, un qualche tipo, come dicevo prima, di equilibrio che verrà a mancare, okay. La cosa interessante è che poi abbiamo un imperatore, quindi questo, diciamo così, equilibrio in questa situazione o in questa relazione che verrà a mancare, sembra, a quanto pare, che comunque non vi sposti più di tanto. Nel senso che comunque siete ancora, diciamo così, nella fase imperatore, Ehm, potrebbe essere questa situazione, un qualche cosa riferito magari a un viaggio che non si è fatto, a uno spostamento, a un qualche tipo di progetto, okay. Guardate che belle carte che abbiamo. Allora, dopo l'imperatore abbiamo il 10 di coppe, il cavaliere di coppe, il cavaliere di pentacoli e il 7 di spade. Ehm, sì, come dicevo, con la carta dell'imperatore non avete comunque perso quello che è la vostra stabilità. Comunque la carta dell'imperatore è la vostra carta, no, rappresenta proprio il segno zodiacale dell'Ariete. Ehm, sento che per certi versi questo vostro restare fermi, se volete, su quello che è la vostra posizione o su quello che diciamo, non è un rimanere nella zona di comfort, ma è un rimanere con i piedi per terra, sento. È un restare in contatto con quello che è il lato concreto di questa situazione, di questa relazione. Abbiamo anche un 10 di coppe, parla di compimento, parla di conclusione di un ciclo, inizio di un altro. Anche il matto all'inizio comunque è un arcano numero 0, quindi parla di quello che è la chiusura di un cerchio. C'è un qualche tipo di questione diciamo che arriva a compimento e potrebbe proprio essere, visto che comunque c'è la torre e la torre è proprio quello che rappresenta la caduta dell'ego, okay? Okay, poi abbiamo un asso di coppe e un fante di bastoni. Ehm,
dicevo, con questo 10 di coppe sento che per qualcuno c'è questa sorta di, appagamento, okay, nonostante si vede che questa non è una cosa di può essere anche solo una discussione, una presa di posizione, non è una cosa così tanto importante, perché comunque sento che, quella sorta di stabilità di cui si parlava con l'imperatore e di cui si parla con i 10 di coppe c'è ancora, okay. Vedo anche che comunque ci sono questi 2 cavalieri. Potrebbero essere, nel caso non abbiate nessuno, potrebbe essere qualcuno che entra nella vostra vita. Il cavaliere di coppe normalmente è un cavaliere che entra per portare un qualche tipo di notizia, un qualche tipo di proposta, un qualche tipo di offerta, okay, anche se avendo poi comunque il cavaliere di denari dopo, sento che è qualche tipo ehm, di come posso dire, qualche tipo di avanzamento, si dice in italiano? Molto lento, okay, concreto ma lento, talmente lento che è quasi impercettibile, diciamo. Quello che si sento, diciamo verso giugno se vogliamo, magari con l'arrivo della bella stagione, ecco, potrebbe essere che qualcuno, probabilmente uno di questi 2 cavalieri, perché potrebbero rappresentare 2 persone diverse che entrano nella vostra vita, che non sia proprio, diciamo così, tanto sincero nei vostri confronti, perché comunque, abbiamo un 7 di spade e mi parla di un qualche tipo di comportamento, poco chiaro, piuttosto che un qualche tipo di realtà, se vogliamo, un po' ingrandita, un po' ingigantita. Parla anche di verità omesse o di false promesse, perché giustamente avendo comunque quello che è l'asso di, coppe dopo, è come se, ci fosse un qualche tipo di promessa, un qualche tipo di, comunicazione che porta a quello che potrebbe essere un inizio, visto che abbiamo, ehm, l'asso di coppe, però sento che è un inizio, se vogliamo, un po' univoco, nel senso che appunto, l'altra persona parte da un comportamento che non è cristallino, che non è limpido, okay, e poi giustamente dopo l'asso di coppe c'è anche questo fante di bastoni e il fante di bastoni fa sempre riferimento a quello che sono le energie un po' egoiste, le energie un po', egocentriche. Io non la vedo mai come una bellissima carta, il fante di bastoni. E poi finiamo la stesa con un 5 di coppe e un'imperatrice. Vedo che qui qualcuno non riesce ad espandersi verso la fine del periodo, c'è una sorta di delusione con questo 5 di coppe, okay, sento che è un po' questo il nocciolo della questione e potrebbe essere, diciamo, tra fine marzo e inizio aprile, okay, può essere che questo imperatore siete voi o può essere anche che rappresenti magari qualcuno intorno a voi che ha preso una posizione e non vuole in nessun modo, diciamo così, ehm, cambiare idea, mh? Sì, l'energia del matto la sento molto come un'energia impulsiva, se vogliamo, un'energia un po', leggera ma non perché ingenua, quindi, secondo me ha a che vedere con questa parte. Probabilmente qui c'è qualcuno che sta facendo una comunicazione inerente, come vi dicevo prima, a questo progetto o sta comunicando che non vuole partecipare a questo progetto. E da lì questo disequilibrio e questa torre che rompe un po' gli equilibri esistenti, okay, però ripeto, sento che non è una cosa gravissima, nel senso che comunque la stabilità con questo tipo di imperatore si continua ad avere. Per qualcuno potrebbe rappresentare anche un padre che magari prende posizione, che magari cerca di tenere unita la famiglia, non so perché mi è venuto questo, ma lo dico. E questi potrebbero essere, se questo fosse ipotesi, il vostro papà, vostro padre, e questi potrebbero essere 2 pretendenti, uomini o donne che siano insomma, che magari vi stanno un po' intorno, no, magari una persona è quella che vedono bene i vostri genitori, mentre l'altra persona è quella che vedete bene voi, ecco, una cosa del genere. Però ecco, quello che sento è che c'è qualcuno qui che, non sarà completamente, potreste anche essere voi che non siete onesti nei confronti di voi stessi, magari proprio per non dar ragione a questo genitore che si è un po' impuntato, diciamo, okay?
Vi faccio presente che sono usciti sia l'imperatore che l'imperatrice. Si parla comunque, se fosse una stesa magari romantica, ma anche di lavoro, magari, si parla di 2 soci, per esempio, avendo sia imperatore che imperatrice, normalmente si parla proprio di quello che è una coppia per destino, una coppia diciamo così divina. Ci sono anche gli amanti e la torre, quindi e anche un bel fante di bastoni, quindi potrebbe essere che per qualcuno ci sia un non proprio, diciamo così, una situazione idilliaca. A me il fante di bastoni, ricorda sempre un po' quello che è l'atteggiamento narcisista, perché comunque è un'energia immatura, un'energia passionale, un'energia cacciarona, no, come si dice in gergo colloquiale. Sono quelle persone che urlano tanto, sono molto egocentriche, interrompono, sembran quasi maleducate e abbiamo anche il 7 di spade, quindi potrebbe far riferimento a quello per qualcuno, okay, sento che qui c'è una sorta di delusione. Con l'imperatrice potrebbe essere riferito a quello che è una maternità, perché comunque anche l'asso di coppe fa riferimento a quelle che sono le nascite. Okay, magari qui c'è qualcuno che vuole, allargare diciamo la famiglia, però in questo senso è deluso perché, vengon fatte false promesse. Diversamente se fosse per esempio, una stesa di lavoro, se voi vibraste di più come una stesa di lavoro, magari c'è un progetto che voi volete comunicare o che voi avete in mente, un qualche cosa che secondo voi spaccherà diciamo, ma facendo questo tipo di comunicazione probabilmente andate un pochettino a destabilizzare quelli che sono gli equilibri già esistenti. Nonostante questo non destabilizzi voi, mh. Ci sono comunque queste 2 energie, come vi dicevo prima, che verso, diciamo così, la fine di metà, fine maggio, così potrebbero entrare nella vostra vita. Se fosse una stesa di lavoro potrebbero essere 2 colleghi che semplicemente vi danno una mano, perché comunque sono 2 energie positive, okay, però attenzione a questo 7 di datemi una carta per il 7 di spade per piacere, grazie. Ah, fantastico. Abbiamo un re di bastoni. Quindi c'è qualcuno qui, che è questo re di bastoni, che in qualche modo vi sta un po' vi faccio notare l'energia, bastoni, bastoni, energia passionale, potrebbe essere la stessa persona. E comunque c'è questo re di bastoni che potrebbe essere anche un capo, potrebbe essere un fratello maggiore, un amico, un'amica. Comunque è una persona con un forte ascendente su di voi e sento che, per certi versi potrebbe essere che vi racconta delle storie, mi dicono non tutta la verità. Quindi magari non sono proprio bugie, ma è un qualche cosa che solo tengono nascosto, cioè è come se vi dicessero una verità a metà, una cosa per lo stile, okay? Bene, vi dico, non è sì è vero c'è quella torre, però io non lo sento così una cosa così tanto catastrofica, okay, è solo che cambiano gli equilibri all'interno di questa situazione o, di questa relazione, diciamo nel lungo periodo, ecco. Quello che vi posso dire, sì, con queste 2 carte qui, è appunto di fare attenzione perché c'è qualcuno che non vi dice tutta la verità, okay, c'è qualcuno che non vi dice le cose realmente come stanno. Ehm, e potrebbe essere questa persona, la persona rappresentata dall'imperatore, quello che per voi vibra diciamo, risuona come l'energia dell'imperatore, okay? Vi dirò, in realtà la fine della stesa poi, termina con un'imperatrice, però io normalmente estraggo 12 carte, questa era una carta in più, quindi, mhmm, si va verso l'abbondanza, si va verso quello che è l'espansione, ma sento che in mezzo c'è ancora un qualche tipo di delusione legata a questo principe di a questo fante di bastoni, okay? C'è un qualche tipo di inizio, un qualche tipo di, mi verrebbe da dire contatto affettivo che probabilmente è un po' precario o non si vive tanto, perché comunque ripeto qua avete la carta diciamo così della falsità se vogliamo e qui, la carta del fante di bastoni che per me rappresenta un po' quello che è l'energia narcisista, okay? Va bene, andiamo a vedere le fatine che cosa hanno da dirvi. Servizio, tante cose hanno da dirvi. Allora, la prima carta le prime 2 carte. La prima è servizio, quindi dice, in un certo senso di prestare servizio,
per aiutare gli altri, per aiutare il prossimo, okay, in questo modo si dice che si brucia karma. Poi abbiamo presenza. Ecco, l'esercizio della presenza è un bellissimo esercizio perché, vi permette di essere presenti nel qui e ora. È una diciamo così, è una cosa molto difficile da fare perché i pensieri tendono a essere rivolti o al passato o al futuro. Però vivere nel passato crea depressioni e vivere nel futuro crea ansia, okay, quindi, quello che vuole suggerirvi questa carta è, di vivere nel qui e ora, adesso, cioè siete vivi adesso, godetevi il momento fondamentalmente. Poi abbiamo trasmutazione, bellissimo, e qui sento che fa un po' riferimento a questa sorta di equilibri che vanno a cambiare, Sento che per qualcuno, c'è proprio la necessità di fare una trasformazione di un qualche tipo di energia. Mi verrebbe da dire che c'è da alzare le vibrazioni, okay, perché se ci fate caso vediamo se riesco a riprenderla. Se ci fate caso, le fatine sono una del colore di ogni chakra, fino ad arrivare al viola che è quello del chakra corona, che è quello diciamo dell'illuminazione se vogliamo. Esteriorizzazione, quindi io qui quello che sento è che c'è bisogno di tirar fuori anche questo dolore di cui parla il 5 di coppe, anche questa delusione, okay, però, non si tratta solo di tirar fuori i sentimenti negativi, ma anche quelli positivi, quindi in ogni caso si parla di esteriorizzare i sentimenti e le emozioni. E poi abbiamo bellezza. La fata sta dipingendo l'arcobaleno, si sta letteralmente circondando di bellezza ed è un po' quello che vi consigliano le fate, okay, non esagerate con lo shopping, mi raccomando, però ecco sì, bellezza, circondatevi di bellezza. Bene, cari amici dell'Ariete, io spero che la stesa in qualche modo vi possa essere utile. Vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.